Ciao amici, siamo qua in garage come sempre e nuovo video dove andremo a imparare a fare cose. Oggi impareremo a raggiare il cerchio e niente, impariamo. Oh, comunque non sai parlare, lascia perdere, Perché? devi ancora imparare. Dai, facciamo un po' vedere cosa serve per raggiungere una ruota. Su, al tavolo, presto, presto, presto. Allora, siamo qui, tante care cose. Dai, cominciamo. Allora, per montare una ruota serve il mozzo, il cerchio e i raggi. E i nipples, giusto? Sì. Perfetto, dove Cosa sono i nipples? Non lo so, non Ecco, penso. ce li siamo dimenticati, vado a prendere. Ecco qua i nipples, Andrea. Nipples, I nipples. roba importantissima. Esatto, senza questi non si fa niente. Gli attrezzi per montare una ruota sono semplicemente due: un cacciavite a taglio e un tiraraggi. Però, come si fa a calcolare la dimensione dei raggi esatta, Andrea? Come si fa? Mi devi insegnare. Giusto, bravo. Per calcolare la lunghezza dei raggi bisogna prendere delle misure sul cerchio e sul mozzo e vanno poi inserite in un programma che potete trovare online sul sito di Sapim, questo qui, adesso lo andiamo ad aprire. Andate qui nel menu, a tendina, scendete un po' a calcolatore raggi. Qui scegliete il tipo di ruota che può essere anteriore posteriore, anteriore disco o posteriore disco. In questo caso noi siamo in una posteriore disco, quindi mettiamo rear wheel disc e qua ti fa vedere tutte le misure che ha bisogno. Adesso Andrea prende il calibro e il metro e ce le misuriamo. La prima misura che dobbiamo prendere è la battuta del mozzo. Sono i misuri, quindi da qui, dall'esterno qui all'esterno di qui. Ti dico io quant'è. 135. 135, te l'ho detto. Ma dov'è che lo leggi? Ora, mentre Andrea fa un po' lo scemo, ritorniamo sul sito qua e scriviamo la nostra misura, quindi 135 mm. Prossima misura vuole sapere la distanza della flangia da qua. Allora, queste le faremo un po' a occhio perché è complicata. Allora, da una parte fa 32, lato cassetta invece fa 45 e andiamo a scriverle dentro qua, 32. Comprato le gomme già montate. Sì, comprate le ruote già fatte, in effetti è una bella idea. Adesso il programma vuole sapere il diametro del girofori, quindi misurami questa circonferenza. No, non così, dove ti passano i fori. Cazzo vuol dire? Oh madonna mia, ragazzo, così, dove passano i fori. Dimmelo. Qua siamo a 58, dall'altro lato invece è più stretto, quindi 49. Siamo a cavallo. Adesso vuole sapere il diametro interno del cerchio, quindi metro alla mano, misuriamo qua. Dobbiamo metterci due punti opposti e misuriamo così e fa 52 e 3, quindi 523 mm. Sei bravo in matematica. Sì, hai notato? Ho fatto la conversione dei centimetri millimetri in un attimo, quindi senza neanche pensarci. Mi fai parlare o no? Poi vuole sapere lo spessore del cerchio. Questo qua purtroppo misurarlo è un po' complicato, possiamo farlo col calibro, però lo facciamo così a occhio quando siamo un po' selvaggi. Di solito è tipo 2 mm, cioè dovresti misurare dentro il forellino qui. Pigliamo 2 mm. Ora manca solo il dettaglio più importante. Allora adesso i dettagli più importanti, quindi vuole sapere quanti raggi sono in questa ruota e il numero di incroci. Solitamente si montano in tripla, quindi triplo incrocio. Allora metteremo 32 raggi, 3 incroci a destra e 3 incroci a sinistra. E poi schiacciamo calculate. Ecco qua, misura 256 mm. Adesso noi abbiamo qua tutti questi raggi sperando che sia nella misura giusta, perché se no, ragazzo, chiudiamo qua il video e ce ne andiamo tutti a casa. Andrea, misurami un raggio, vediamo un po' cosa abbiamo qua in casa. Cos'è? 25 e 256, perfetto. Qui possiamo cominciare col montaggio. Sei pronto, ragazzi? La primissima cosa da fare, si prende il mozzo, primo step, e si parte inserendo i raggi da qui che vanno verso il lato disco. Allora, me li metti dentro tutti, uno sì, uno no. In giornata, ragazzo. ma devi stare calmo. Andrea aveva messo i raggi, adesso però non è capace a fare queste cose complicatissime, quindi le farò io. Si parte inserendo il primo raggio nel foro a sinistra della valvola. Ci prendiamo un po' di nipplet qua e partiamo. Metti dentro nipplet e via. E avviti. Adesso facciamo così per tutto il giro. Si mette un raggio ogni 3 buchi, ok? 1, 2, 3. Tac, nipplet. Allora, dopo questo contrattempo inaspettato, infatti il cerchio è cambiato magicamente, siccome qualcuno mi ha rifilato un mozzo da 36 invece che da 32, facciamo nomi Andrea Grigioni. Niente, abbiamo finito di mettere il primo giro di raggi, adesso mettiamo il primo che incrocia, valvola in alto come riferimento, ruotiamo il mozzo in questa maniera,
si infila il raggio dall'interno verso l'esterno. La valvola è lì, quindi sarà questo qua. Qua siamo in un incrocio in tripla, quindi siamo 1, 2, questo è il terzo. Allora al terzo si passa sotto e si va ad infilare il raggio qua nel buco centrale e nipless. Cos'hai capito di questa cosa? Niente. Ora ti spiego un trucco. Siccome se facciamo tutto questo giro e poi iniziamo dall'altra parte sarà più difficile infilare i raggi, giriamo e iniziamo a fare il primo lato di qua. Ah, ok. Quindi siamo lato disco, pronti a partire. La distanza esatta la vediamo un po' così a occhio, dovrebbe essere questo foro qui il primo, quindi infiliamo qua dentro, così passa facile, andiamo su, lo infiliamo qui e siamo giusti, cominciamo a fare tutto questo giro. Dai Andrea, fai un po' vedere che bel lavoro abbiamo fatto. Ti piace? Guarda che bello, ci siamo quasi, Anzi, siamo più o meno a metà. Adesso Andrea parte e ci fa vedere come si finisce, visto che più o meno ha capito, giusto? Sì. Allora, infili il raggio lì, tiri su, incroci 1, 2, 3 e qua cosa devi fare? Giro indietro. Passi sotto Ok, poi metto. e poi metti il nipless. Importantissimo, quando state montando la ruota non tirate mai i nipless, puntateli appena perché sennò farete fatica a tirare gli ultimi. No! È cadute? No. Gira subito tutto sotto sopra, presto! Modo di farlo uscire. Finiamo lato 1 ultimato, adesso finiamo il lato disco di qua. Dai, muoviti, stessa roba di prima. Ancora? Infila. Mi sento quasi un professionista, sì. Ultimo raggio. No. Ne è caduto dentro. Mettiamola a sorridere per non piangere, perché un nipless è caduto dentro veramente. Adesso per tirarlo fuori ci metteremo 2 ore e mezza. Allora ci siamo. Per la prima volta nella sua vita Andrea ha montato una ruota, guardate che roba. Dai, mostrati un po' soddisfatto però. Vabbè, ok. Adesso Non è che me c'è... ne freghi tanto di montare una roba. Vabbè, se c'è qualche candidato che vuole sostituire Andrea, siamo disponibili a sostituirlo subito. Più simpatico se c'è anche. Adesso la parte più difficile. Bisogna metterla sul centro ruote per tirarla. Sì, però guarda quello che fai, no? Guarda che bello il centro ruote. Allora, lo mettiamo in morsa qui e così abbiamo il nostro supporto. Adesso infili dentro la ruota lì. Allora, se non ci passa, sbittiamo questa rotella. Vediamo che bella. Perfetta. Si può usare così, no? Sì. Già a posto. Allora, il consiglio che vi do adesso, per essere sicuri di fare tutto abbastanza uniformemente, è di portare tutti i nipless alla fine del filetto del raggio. Quindi adesso li avvitiamo tutti. Noi per fare più in fretta prenderemo l'avvitatore. Cominciate a tirare fino a fine filetto, anche se ce n'è di più, perché così almeno iniziamo a fare un lavoro uniforme. Bene, bene, intanto siamo a questo punto, quindi siamo ancora un bel po' indietro. Adesso ci mettiamo e li avvitiamo ancora un pochettino, però bisogna andare in maniera uniforme, quindi daremo 2 giri ogni raggio, ok? Sì. A parte la storia, la facciamo 1 e 2. Ce ne hai fatti 8. 1 e 2. Bisogna cercare anche qui di dare sempre gli stessi giri su tutti i raggi per fare un lavoro uniforme. Adesso io ne sto dando 3 e vediamo un po' cosa succederà dopo. Inizia a indurirsi per bene. Inizia a diventare tosta la situazione. Abbiamo finito il giro e la situazione è questa. Inquadra un po' di qua. Ecco, è molto storto. Probabilmente perché tutti i raggi non erano proprio uguali. Forse sarebbe stato opportuno controllarli prima, dato che era tutta roba recuperata. Però vabbè, la risolviamo senza problemi, Eccoci qua, abbiamo migliorato un po' la situazione. Non è ancora perfetto. Allora, è successo un casino, è esploso tutto. Siamo passati dal giorno alla notte. È comparso il disco sulla ruota. Andrea però è sempre qua vestito uguale. Stavamo concludendo il video, allora siamo arrivati al punto che adesso spiego ad Andrea come si fa a centrare bene la ruota, quindi ovalità e centratura, campanatura, ok? Sì. Allora partiamo dall'ovalità. Se abbiamo una ruota che è schiacciata in questo modo, cosa faremo? Dobbiamo lasciare i raggi sopra e sotto e tirare quelli a destra e a sinistra, così che la ruota faccia pip. Quindi in che modo? Tiriamo sia dal lato sinistro che dal lato destro. Quindi di qua e di qua si tirano tutti assieme per portare la ruota verso il centro e si mollano per lasciarla andare. Il risultato deve essere questo. Se guardate nella fessurina lì vedete che ci sono dei saltini minuscoli che sono dovuti alla giunta e poi
al fatto che questo cerchio era usato, però deve essere abbastanza preciso. Invece per addrizzare destra e sinistra quando la ruota è tutta sbananata come una biscia, basta tirare i raggi da una parte o dall'altra, perché è molto semplicissimo, cioè, se tiri a destra va a destra, se tiri a sinistra va a sinistra, giusto? Dir la verità, io non ci ho capito niente. Finiti di fare i balletti. Quindi ragazzi, allora il risultato è questo. Tutto a posto. Ruota bellissima, rotondissima. Adesso ce la montiamo sulla bici Da Door gialla, Jump, che tra l'altro è in vendita. 8.000 euro. Più o meno siamo lì. E con questo tutorial abbiamo finito. Cosa succede nel prossimo video, Andrea? Se non mi ricordo male, tubeless. Come si fa il tubeless? Esatto, Andrea ha detto che vuole imparare a fare il tubeless perché deve fare quello della carriola, che non c'ha più voglia di bucare. E quindi proveremo a Guarda, fare è il vero, tubeless. Saluto i nostri followers. La campagna. Ci vediamo martedì, nuovo video. Ciao. Yo!